Benvenuto agosto ricco di progetti e tutorial all'uncinetto, tutti per voi! Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona ed oggi vi ho portato una bella novità che secondo me vi sarà molto utile, soprattutto se ancora devi andare in vacanza. Fino ad ora sul canale lo abbiamo sempre visto con tesa larga, con tesa arricciata, alla pescatora, ma quest'oggi vi mostrerò come realizzare un bellissimo cappello all'uncinetto con tanto di visiera bella che rigida. E sì, avete sentito proprio bene, bella che rigida senza utilizzare alcun supporto. Nel tutorial passo passo ti mostrerò come fare, come adattare il progetto a qualsiasi taglia, dai più piccini ai più grandi. È un progetto unisex. Infatti, quando l'ha visto mio marito, ho detto: cosa ne pensi? E ho detto: wow, voglio anch'io, puoi realizzarmelo per favore, magari con tonalità un po' più maschili, ecco. Ho detto: certo, lo farò, gli piace tantissimo, quindi questo progetto può essere anche considerato maschile, basta cambiare le colorazioni ed il gioco è fatto. Comunque, andiamo a noi. Cosa ho utilizzato per questa meraviglia, che alla fine è ciò che ci importa, no? Dunque, per questo progetto io dovevo fare necessariamente fuori tutti gli avanzi di raffia che mi sono portata indietro da anni. Li avrò mai fatti fuori? Indovinate un po', però lo scoprirete presto nei tutorial a venire. In totale ho utilizzato 100 grammi di avanzi di raffia, infatti ho utilizzato ben 4 colorazioni. Per la prima volta ho lavorato la raffia con l'uncinetto 3,5, perché? Semplicemente perché desideravo una lavorazione bella che fitta, e infatti ci sono riuscita, ho fatto davvero un ottimo lavoro, sono molto soddisfatta di questo. Poi non ho utilizzato altro. Ti starai chiedendo: ma devo necessariamente utilizzare la raffia? Assolutamente no, puoi utilizzare qualsiasi filato. Io per qualsiasi filato intendo qualsiasi composizione. Puoi utilizzare del filato in cotone o del misto cotone, puoi utilizzare anche del lino, perché no? Forse è meglio elencarvi i filati che vi sconsiglio: l'aiuta, il cordoncino che si utilizza per le borse e la fettuccia, ovviamente. Poi tutto il resto potete utilizzarlo tranquillamente. Questo è tutto, io spero che questo progetto vi piaccia, è un progetto molto originale che fa sicuramente la differenza al look, insomma dà quel tocco in più che sapete io cerco in qualsiasi outfit o in qualsiasi progetto. Vi aspetto giù nei commenti come sempre, fammi sapere cosa ne pensi, fammi anche sapere se proverai a realizzarlo, e se lo fai mi raccomando mi piacerebbe vederlo. Come puoi fare? Se pubblichi il tuo progetto sui vari social, menzionami così non mi sfuggirà il tuo progetto, sono anche curiosa di vederlo in altri filati e in altre colorazioni. A questo punto vi lascio al tutorial di oggi, spero vi piaccia, sigla! Inizio il mio lavoro con la variante blu e intanto provo con l'uncinetto 3,5 per avere una lavorazione bella fitta. Facciamo un anello magico incrociando la raffia in questo modo, inseriamo l'uncinetto al centro e prendiamo la raffia. Intanto blocchiamo con una catenella e andiamo a lavorare all'interno di questo anello magico dei punti alti. Il primo lo sostituisco dai 2 punti bassi, uno lavorato sull'altro, e poi faccio dei punti alti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15. Ne aggiungerei un ulteriore, così vado a chiudere perfettamente, quindi 16 punti alti totali all'interno dell'anello magico. E voilà,
Sì, direi che va più che bene. Vado a chiudere nel primo punto alto con punto bassissimo e poi per iniziare il secondo giro cosa faccio? Mi sposto ulteriormente nel secondo punto alto con un punto bassissimo e parto proprio da qui. Faccio una catenella, un punto alto sostituito con i due punti bassi e sempre nello stesso punto lavoro un altro punto alto per un totale di 2. Durante questo secondo giro, per ciascun punto che ho al di sotto, vi ricordo essere 16, farò un aumento, 2 punti alti nello stesso. Questo significa che a fine giro mi ritroverò il doppio dei punti. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bene, faccio gli ultimi due punti, il 31esimo e il 32esimo. Come notate il mio lavoro si sta imbarcando leggermente, questo perché? Non perché i punti sono pochi, ma perché sto utilizzando l'uncinetto 3,5 molto piccolo e la lavorazione è bella fitta come notate. Infatti credo che nel giro successivo, il numero 3, ripeterò lo schema del giro numero 2, un aumento in ciascun punto, quindi raddoppio ulteriormente. Quindi intanto vado a chiudere questo secondo giro sempre allo stesso modo di prima, un punto bassissimo nel primo punto alto, guardate si imbarca leggermente, poi mi sposto nel secondo punto alto con punto bassissimo e riparto dal secondo, quindi il primissimo lo lavoro alla fine, faccio una catenella, vado a sostituire il primo punto alto con i due punti bassi e ripeto il giro numero 2. Però se tu stai lavorando con la raffia con l'uncinetto 4,5 o 5, 5,5, piuttosto che fare un aumento in ciascun punto ti consiglio di alternare un punto alto più un aumento. Insomma, ti suggerisco di farlo se il tuo lavoro non si imbarca come in questo caso. Se si imbarca, segui il tutorial. Al termine di questo terzo giro mi ritroverò con il doppio di punti, quindi 64 punti alti. 63 e 64. Bene, come notate il numero di punti che ho durante questo terzo giro vanno più che bene,
cottura, sfarfalla ma leggermente, ma non è un problema perché lavorando il giro successivo, il numero 4, distribuendo perfettamente tutti gli aumenti, il lavoro si distende perfettamente. Comunque intanto andiamo a chiudere il giro con un punto bassissimo nel primo punto. Vorrei cambiare colore ma anche punto di lavorazione, quindi mi sposto nel secondo punto alto e passo alla colorazione a panna. Faccio passare la raffia attraverso il secondo punto, attraverso l'asola, quindi punto bassissimo, e vado a fare una catenella. Andrei a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 64 punti. Quindi prendo il filo e chiudo, primo punto basso, nel frattempo mi lavoro tutte le code dietro. Punto successivo, un punto basso, punto successivo, un punto basso. Sessantaquattresimo ed ultimo punto basso. Bene, ora vado a chiudere il giro sempre con un punto bassissimo, mi sposto nel secondo punto, però non prendo la colorazione panna ma la terza colorazione, voglio continuare con questo bel fucsia orchidea, forse variante orchidea. Prendo la raffia, quindi cambio colore, faccio passare tutto attraverso il secondo e l'asola sull'uncinetto. Faccio una catenella e parto proprio da qui. Durante questo quinto giro alterneremo gli aumenti a punto alto. Intanto vado a lavorare il primo punto alto con i due punti bassi, 1 e 2. Ah, non ve l'ho detto prima, casomai fate le 3 catenelle, è ovvio. Nei prossimi due punti lavoro un punto alto, quindi 3 punti alti singoli, e nel quarto punto vado a fare l'aumento, 2 punti alti nello stesso punto, 1 e 2. Per tutti i punti che abbiamo al di sotto dobbiamo ripetere questa sequenza, 3 punti alti più l'aumento, finché non terminiamo il giro. 1, 2, 3 e nel successivo un aumento, 2 punti nello stesso. Ripeto, 1, 2, 3, un aumento, 2 punti nello stesso. Sono al termine del giro, mi rimangono chiaramente gli ultimi 4 punti. Nei primi 3 lavoro un punto alto, e nell'ultimo punto faccio l'aumento, 2 punti alti nello stesso. Avete visto? Lavorazione super fitta, tutto merito dell'uncinetto 3,5.
Credo che questa sia la prima volta che utilizzo il 3,5 per lavorare la raffia. Aggiungo un ulteriore punto e mi ritrovo un totale di 80 punti alti. Intanto vado a chiudere il giro con un punto bassissimo. Vado a misurare il mio diametro. Sono a 16 cm azzeccati. Vorrei almeno lavorare un mezzo centimetro in più, giusto per non averlo esattamente su misura, visto che comunque sto facendo una lavorazione fitta. Quindi cosa faccio? Un ulteriore giro, ma a punto basso. Quindi mi sposto nel punto successivo, faccio un punto bassissimo, una catenella e sempre nello stesso punto vado a lavorare un punto basso. Lavorerò un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale di 80 punti. Ottantesimo ed ultimo punto basso. Bene, vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto, però devo cambiare il colore. Prima di cambiare il colore vediamo se ho raggiunto il diametro che desidero per la mia taglia. Sono a 17 cm, perfetto, va più che bene. Come calcolare la propria taglia è semplicissimo, basta andare a misurare con il centimetro, con il metro, la circonferenza della propria testa, nel mio caso è 55 cm, dividere questo numero per il pi greco 3,14, uscirà fuori un numero, nel mio caso 17, quindi 55 diviso 3,14, 17, per una circonferenza testa donna da 55 cm. Per adattare questo progetto a qualsiasi taglia, dai più piccini ai più grandi, bisogna fare lo stesso calcolo. Lo stesso vale per la realizzazione di un cappello da uomo, anzi questo progetto è unisex, va bene sia per la donna che per l'uomo, basta cambiare un po' i colori ed il gioco è fatto. Per esempio, devi realizzare un cappello per un bambino che va dagli 1 ai 3 anni. Secondo le tabelle presenti sul web, la circonferenza testa si aggira dai 48 ai 50 cm, quindi andrai a fare questo calcolo. 48 diviso 3,14 uscirà fuori 15 cm. Ti fermerai al giro numero 5, eviterai di fare il giro punto basso, l'ultimo che ho fatto io. Se per esempio devi realizzare una taglia L che va dai 58 ai 59 cm, farai 58 diviso 3,14, uscirà fuori 18 cm. Quindi io in questo caso, visto che sono a 17 cm, ti consiglierei di fare un ulteriore giro a punto basso ed il gioco è fatto. Insomma, vi sto dando diversi consigli e suggerimenti utili, non dovreste avere grossi problemi, mi riferisco sempre alle principianti, a tutti coloro che per la prima volta vogliono realizzare un cappello super facile ma in trend. Possiamo andare avanti con il nostro lavoro. Raggiunto il diametro, dobbiamo andare a realizzare il corpo del nostro cappello. Per farlo bisognerà lavorare punto su punto, non si faranno più aumenti. Vedrete che il vostro pannello tondo inizierà ad imbarcarsi e in questo caso è del tutto corretto perché appunto dobbiamo realizzare il corpo del nostro cappello. Io intanto vado a cambiare il colore, ripasso alla variante panna, tiro fuori, intanto blocco con un punto bassissimo e passo al secondo punto basso e faccio un punto bassissimo. Parto esattamente da qui, entro nel punto al di sotto e intanto vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale sempre di 80. Da questo giro il mio pannello inizierà ad imbarcarsi.
Ripeto, è normalissimo. Poi dal secondo giro, che riguarda il corpo cappello, cambieremo punto di lavorazione, ma quello sarà un altro discorso, dopo vi mostro. Intanto vado a lavorarmi i miei 80 punti bassi con la variante panna. Ultimo punto basso, 80°. Ok, vado a chiudere nel primo punto basso con punto bassissimo, ma cambio il mio colore, passo al verdino. Di verde ce n'è davvero poco, vediamo se riusciamo a fare fuori tutti questi avanzi. Sempre stesso procedimento di prima, cambio il colore, mi porto il verdino fuori, quindi lo faccio passare attraverso il primo e il punto bassissimo e mi sposto nel punto successivo. Ok, quindi chiudo punto bassissimo, qui ovviamente tiro tutto, stringo per bene. Intanto vado a fare 3 catenelle che non mi vanno a sostituire nessun punto, mi servono soltanto per alzarmi. Per lavorare il punto alto incrociato bisogna avere un numero pari di punti al di sotto, comunque multiplo di 2. Ecco, io ne ho 80, va più che bene. Prendo il filo, salto questo punto, il primo punto al di sotto, vado nel successivo. Mi lavoro anche tutte le code dietro e vado a fare un punto alto normalissimo. Poi ritorno indietro nel punto che ho saltato. Ripeto, queste 3 catenelle non sostituiscono alcun punto, quindi non dobbiamo contarlo come punto. Ritorno indietro nel primo punto e faccio un punto alto incrociato. Chiudo le prime 2 e le altre 2. Salto il punto successivo e vado nel secondo. Lavoro un punto alto. Poi riprendo il filo e torno indietro nel punto che ho saltato e lavoro un punto alto incrociato. Ultimamente vediamo questo punto di lavorazione in moltissimi accessori come cappelli e borse in raffia e adesso lo utilizzo anch'io, dai, ci può pure stare, rimaniamo in trend. Quindi prendo il filo, salto un punto, vado nel secondo, faccio intanto un punto alto, poi ritorno indietro e lo faccio incrociato e abbiamo questa texture così incrociata, molto molto carina. Salto un punto, vado nel successivo e per tutto il giro non farò altro che lavorare un punto alto incrociato, così, semplicissimo. Salto un punto, vado nel successivo e ripeto. Il filo in panna lo potrei anche tagliare, me ne è rimasto davvero poco, forse riesco a fare un ultimo giro a punto basso, vedremo. E chiudo. Ok, lo stacco, direi di sì, e procedo. 1 e 2. 1 e 2. Guardate che bellissima texture, effetto. Quindi dai, procediamo in questo modo per tutti i punti che ci rimangono. Ci vediamo alla fine, così vi mostro come chiudere e come ripartire, perché qui abbiamo le 3 catenelle, quindi è molto importante seguire la clip successiva. Al termine del giro dovreste ritrovarvi, proprio come me, gli ultimi 2 punti, 1 e 2. Se non avete un multiplo di 2 o comunque un numero pari, vi consiglio di aggiungere un punto nell'ultimo giro a punto basso, non si noterà nulla, tranquilli. Quindi prendo il filo, entro nell'ultimo punto, riprendo il filo ed entro nel punto saltato.
e chiudo. Ok, vado a chiudere qui nel primo punto alto, quindi non tengo in considerazione le 3 catenelle, ma vado direttamente qui e chiudo. Continuerei con lo stesso punto di lavorazione. Senza spostarci andiamo a lavorare direttamente le 3 catenelle che ci servono per alzarci. Prendiamo il filo, saltiamo il punto al di sotto, andiamo nel successivo e lavoriamo il primo punto alto. Riprendiamo il filo e ritorniamo indietro. Prendo il filo, salto un punto, vado nel successivo e ripeto lo stesso lavoro. Un punto alto normale, ritorno indietro, un punto incrociato. E la trama si ripete. Quindi un punto alto normale, un punto alto incrociato, e anche per questo giro intanto procedo in questo modo. Fatelo anche voi e ci vediamo proprio alla fine, perché continuerò in un altro modo. Sono al termine del secondo giro a punto alto incrociato. Terminiamolo insieme. Vado nell'ultimo, faccio un punto alto normale. Vabbè, l'altro è anche normale, però lo facciamo incrociato. Prendiamo il filo e andiamo indietro. Anche in questo caso andremo a chiuderci nel primo punto alto con punto bassissimo, ma io cambierò il colore. Prendo la variante panna, riesco a farci soltanto un giro, elimino questa colorazione, vado a chiudere, faccio una catenella e parto proprio da qui, non mi sposto nemmeno in questo caso, non fa niente. Vado a lavorare un punto basso in ciascun punto, quindi do uno stacco netto sia con il colore che con il punto di lavorazione. Ovviamente voi, in base ai propri gusti, potete anche continuare con il punto alto incrociato, magari se utilizzate un solo colore potete personalizzare il progetto, oppure potreste prendere spunto dal mio cappello per smaltire diversi avanzi di raffia. Ok, taglio, questo poi lo utilizzo dopo così lo termino. Ovviamente ho sempre lo stesso numero di punti, ovvero 80, quindi continuo fino a terminare anche questo giro. Questo è il quarto giro che si riferisce al corpo cappello. Bene, ho terminato il giro, ho lavorato tutti i punti e sono riuscita per un pelo davvero a terminare il giro. La raffia color panna è terminata, sono molto contenta, quindi vado a chiudere con punto bassissimo, ma anche in questo caso cambio il colore, passo alla prima colorazione, questo blu. Faccio passare il blu attraverso i punti, ok. Intanto faccio 3 catenelle perché riprendo il punto di lavorazione incrociato, quindi 3 catenelle per alzarmi, salto un punto, vado direttamente nel secondo e faccio un punto alto. Ritorno indietro e faccio un punto alto incrociato. Quindi continuo, salto un punto, vado nel successivo, punto alto normale, ritorno indietro, punto alto incrociato. E continuo in questo modo per tutto il giro finché non lo termino.
texture davvero spettacolare. Guardate, anche la combinazione dei colori mi piace tantissimo. Termino il giro con l'ultimo punto incrociato, quindi punto alto sull'ultimo, punto incrociato sul penultimo. Bene. Chiudo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, faccio 1, 2, 3 catenelle, salto il primo punto, vado nel secondo e continuo con il mio lavoro. Intanto io procedo, lavoro il mio ultimissimo giro, ci vediamo dopo, così spiego anche a voi fino a quanto spingersi, fino a quanti centimetri alzare il proprio lavoro in base a qualsiasi taglia. Bene, ho terminato l'ultimo giro, fra poco lo chiuderemo insieme. Una delle domande più frequenti è per quanto continuare, fino a che non raggiungiamo gli stessi centimetri che abbiamo sviluppato per il diametro iniziale. Se vi ricordate, nel mio caso era 17 centimetri. Bene, bisogna prendere il centimetro e misurare esattamente dal centro, dall'anello magico, fino a tutta la lavorazione. Quindi se inizialmente avevi realizzato un diametro da 15, allora dovrai alzare il tuo lavoro fino a 15 cm a partire dal centro del tuo cappello. Molto semplice, questa regola vale per qualsiasi taglia. Prima di andare a chiudere il giro vado a suddividere i punti così riesco a contare meglio. Mi ritrovo 80 punti, 80 diviso 2 sono 40. Intanto conto i primi 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vado a segnarmi il 20° punto. Lo stesso faccio dall'altra parte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vado a segnarmi il 20°. Giro nuovamente il mio lavoro e inizio a contare 9 punti a partire dal primo subito dopo il marker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nel decimo metto il marcapunti. Questo marker mi indica che devo iniziare il mio lavoro esattamente da questo punto. Suddividete i punti anche voi. Se non avete 80 punti, ve ne ritrovate ovviamente o di meno o di più, dividete sempre per 2 come vi ho mostrato prima e poi lasciate 9 punti. I 9 punti devi lasciarli indipendentemente se ti ritrovi 80, 75 o 50 punti. A questo punto stacco un po' di raffia, mi aiuto con un ago e chiudo il mio lavoro in maniera invisibile. E voilà, il nostro cappello è quasi completo. Per questo progetto andrò a realizzare una visiera, giusto per fare qualcosa di diverso, di innovativo. Però se non ti piace la visiera, vorresti realizzare una tesa normale o un po' più larga o arricciata, ti lascio nella i qui in alto diversi tutorial. Riprendo la seconda colorazione perché anche per la visiera ovviamente cambierò colore finché non mi terminano sti avanzi. Intanto passo all'uncinetto 4,5, un punto più grande rispetto a quello di lavorazione. Partirò esattamente dal punto segnato con il marker, il primo. Intanto entro, mi aggancio con una catenella e nello stesso punto vado a fare il primo punto basso di 22. Nel mio caso lavorerò 22 punti perché mi ritrovo 80 punti. Sicuramente tu dirai, e io invece quanti ne devo lavorare? È abbastanza semplice, come ti dicevo prima, dal primo marker all'altro devi lasciare 9 punti liberi, stessa cosa farai alla fine, quindi nell'altro marcapunti. Per cui prenderai un altro marcapunti, inizi a contare dal primo subito dopo l'altro marker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo metti nel decimo. In questo modo saprai il numero di punti che dovrai lavorare tu. Nel mio caso sono 22. Tutto qui, vi sto dando tanti consigli e suggerimenti, quindi non dovresti avere assolutamente problemi. Intanto mi lavoro i miei 22 punti, questo è il secondo.
21 e il 22esimo è quello segnato con il marker, quindi lo tolgo. E ho lavorato la mia primissima riga che riguarda la visiera. Una volta fatto questo, facciamo una catenella e stacchiamo il filo, la rafia, indipendentemente se cambiate colore o meno, bisogna tagliare la rafia. Possiamo lasciare il filo qui, lo andremo a nascondere subito dopo. Ritorniamo indietro. Parto sempre con lo stesso colore, almeno faccio 2-3 righe, vediamo, e iniziamo con la lavorazione a partire dal punto che precede il punto basso già lavorato. Quindi ci inseriamo qui, tiriamo fuori la rafia, blocchiamo con una catenella e nello stesso punto facciamo il punto vero e proprio, il punto basso. Nel frattempo mi lavoro la coda dietro. Ora, per ciascun punto che abbiamo al di sotto andremo a lavorare 2 punti, un aumento, per cui da 22 punti io passerò a 44 punti. Entro nel primissimo punto di 22 e faccio 2 punti, 1 e 2. Entro nel punto successivo e ripeto. Entro nel punto successivo e ripeto 2 punti nello stesso. Uno e 2. Uno e 2. Non preoccupatevi se il vostro lavoro si arriccia, è normale, poi vedrete che nelle righe successive la visiera si stenderà perfettamente, quindi continuate lo stesso il vostro lavoro come sto continuando il mio. Ultimo punto, quindi ultimo aumento e termino la riga allo stesso modo di come l'ho iniziata. Se vi ricordate abbiamo lavorato un punto basso prima del primo di 22, scusate il gioco di parole, quindi andiamo a lavorare un punto basso del punto successivo. Ok, una volta fatto questo facciamo una catenella e stacchiamo la rafia. Riagganciamoci adesso nel punto successivo, continuo sempre con lo stesso colore, lo cambio nella riga successiva. Intanto blocco con una catenella al solito e poi faccio un punto basso. Poi faccio un punto basso nel primo punto basso, mi lavoro anche la coda dietro e poi lavoro semplicemente un punto basso in ciascun punto. Non faremo più aumenti chiaramente, vedrete come la lavorazione si distenderà automaticamente. Ultimo punto e lavoro anche l'ultimo punto basso qui. Anche in questo caso termino allo stesso modo. Vado a fare un punto basso proprio nel punto alto. Opla. Ok, quindi catenella e stacco la rafia. Adesso cambio colore. Stessa tecnica anche per la riga numero 4, mi aggancio nel punto che precede il punto basso, intanto mi aggancio con una catenella, nello stesso punto faccio un punto basso, poi vado a lavorare un punto basso nel primo e procedo lavorando sempre un punto basso in ciascun punto. Per la riga numero 4 sto ripetendo tutto ciò che ho fatto per la riga numero 3.
Guardate come si sta formando la visiera del nostro cappello, guardate. Ultimo punto basso e poi faccio l'ultimissimo proprio qui, quindi entro e faccio un punto basso e voilà, faccio una catenella, stacco la raffia, nel frattempo l'ho bloccata e riparto da qui, riprendo il blu e mi aggancio nel punto precedente, stessa operazione e ripeto tutto quello che vi ho mostrato prima, quindi mi aggancio con una catenella, un punto basso, lavoro un punto basso sul verde, e un punto basso sul resto dei punti. Ultimo sul verde e poi l'ultimissimo lo facciamo sul punto alto. Adesso nella riga successiva cambia qualcosa, adesso vi mostro. Stringiamo per bene, catenella e stacco un po' di raffia. Stavolta, piuttosto che entrare nel primo che precede il primo punto basso, entro nel secondo e mi aggancio nel primo di due, per intenderci. Faccio una catenella al solito per bloccare, un punto basso nel primo, un punto basso nel secondo, un punto basso nel primo e procedo allo stesso modo, lavorando un punto basso in ciascun punto sottostante. Come notate, tutti gli aumenti fatti durante la seconda riga sono stati più che giusti. Continuiamo fino a terminare. Qui invece c'è l'ultimissimo. E proprio come all'inizio andiamo nel primo punto e nel secondo. Catenella, stacchiamo la raffia, ovviamente ci rimangono due punti qui e due all'inizio, questo significa che faremo l'ultimissimo giro e completiamo il nostro lavoro, anzi completiamo per metà perché poi dobbiamo rifinire, quindi intanto facciamo l'ultima riga e poi vi mostro cosa fare. Catenella, un punto basso nel primo, un punto basso nel secondo, bene, e ripeto il lavoro per l'ultimissima riga. Sto completando il mio lavoro, vado a lavorare un punto basso nel penultimo, uno nell'ultimo e poi ovviamente mi rimangono gli ultimi due e poi c'è il marcapunti che mi segnala il primo di 40.
su 80 punti ho lavorato su 40 punti, metà del cappello. Quindi queste sono le proporzioni, così abbiamo la visiera proprio davanti a noi, davanti al nostro viso. Per intenderci, guardate che bella visiera, bella ampia. Ho una visiera da circa 7 cm, va più che bene, direi. Nella norma completiamo il lavoro, tolgo il marcapunti qui, andrò a lavorare un punto bassissimo in ciascun punto sottostante. Mi raccomando, mano morbida, perché il punto bassissimo tende a stringere i lavori. Mano morbida, altrimenti non entra più il cappello nella nostra testa, quindi mi raccomando. Penultimo punto bassissimo, tolgo il marker, non ci servono più, ci sono stati molto utili. Punto bassissimo e passiamo direttamente al primo punto basso e continuiamo il nostro giro di rifinitura. Vedrete che il vostro cappello con visiera sarà uno spettacolo, questo lo è, sono molto fiera di averlo realizzato, bellissimo. Anche qui mi raccomando, mano molto morbida, perché è un attimo che poi perdiamo la forma della nostra visiera. Guardate come abbiamo rifinito perfettamente. Continuiamo fino a terminare il giro. Ovviamente il giro termina quando arriviamo al primo punto bassissimo lavorato prima. Penultimo punto bassissimo, ultimo punto bassissimo, e adesso possiamo staccare un po' di raffia e abbiamo terminato il nostro lavoro. Non ci rimane che indossarlo, sono curiosa. L'ho già indossato ma non mi sono vista allo specchio, non vedo l'ora. Quindi mi aiuto con un ago e vado a chiudere in maniera invisibile. Al centro dell'ultimo. E poi disperdo il filo in eccesso tra i punti. Mi raccomando, disperdiamolo tutto, perché è un attimo che il lavoro si sfila. E voilà, cappello con visiera completato, è spettacolare. A parte il punto di lavorazione, mi piace moltissimo la lavorazione, molto originale. Abbiamo visto comunque molti punti basici e insomma, che dire, non ho davvero parole. Giudicate voi, cosa ne pensate? Vi aspetto giù nei commenti, ovviamente. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo primo video tutorial di agosto. Mi raccomando, rimani sintonizzato, perché nelle settimane a seguire ci saranno tanti altri progetti molto interessanti che secondo me ti saranno molto utili. Anzi, già che ci siamo a questo punto del tutorial, voglio darvi un piccolo spoiler. Ho abbinato al cappello con visiera un accessorio. Prova ad indovinare di cosa si tratta e prova a dirmi se secondo te ho fatto davvero fuori tutte quelle rocchiette che hai visto nel tutorial. Io a questo punto vi ringrazio per aver scelto anche quest'oggi di guardare Momi, di avermi fatto compagnia. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanellina così non ti perderai i vari contenuti e seguimi anche sui social. Alla prossima, un bacino!